Dobbiamo rifare tutte le profilazioni definite a sistema. Nessuno sa più chi fa cosa. Nessuno è in grado di capire cosa negli anni sia stato fatto e come. Hai mai sentito delle affermazioni di questo tipo? Perché un modello autorizzativo ogni tot anni deve essere rivisto o messo in discussione? Ma è veramente possibile? Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo perché ogni 3 anni devi buttare via tutto e rifare da zero il tuo modello di profilazione autorizzativo in SAP. Ovviamente scherzo, anzi, chi fa consulenza sarebbe molto contento, ma per fortuna o purtroppo non dovrebbe essere così. Ma perché a volte può essere un'affermazione vera? Abbiamo nel passato incontrato clienti dove periodicamente era necessario rivedere tutto il modello autorizzativo implementato o comunque rimetterlo in discussione. Ma perché questo? Possono essere diversi i fattori. Il progetto viene iniziato da una persona che cambia ruolo e non fa un passaggio di consegna adeguato. Chi riceve le eventuali consegne non ha poi il controllo e il governo del sistema per svariati motivi, tempo, risorse, competenze. Ci sono poi dei cambi organizzativi e di fatto la parte autorizzativa diventa il regno di nessuno. Chiunque cerca di starci alla larga e non vorrebbe mai rispondere a una chiamata dove ci sono problemi autorizzativi SAP. La tematica non interessa a nessuno, in quanto spesso viene vista come puramente tecnica senza valore aggiunto. Ma cosa può darti davvero un modello autorizzativo lo vediamo in una puntata ad hoc. Oppure infine è finito il progetto e nessuno prende in carico la gestione come previsto dalle procedure, anzi si ricomincia a fare tutto come prima. Alcune cattive abitudini sono proprio difficili da sradicare. I motivi che ho appena citato non sono gli unici, ma i più macroscopici. E accade che un modello definito, più o meno preciso, nessuno sa poi come gestirlo nel tempo. Ne consegue che in 6 mesi, nella migliore delle ipotesi, si inizia a perdere il controllo e dopo 1 o 2 anni emerga l'esigenza di rivedere tutto quanto, andando a vanificare tutte le risorse utilizzate nel passato, vale a dire tempo, costi, spesso non solo delle consulenze, ma soprattutto degli interni. Ma quindi c'è una soluzione a tutto questo? Sì. Può esserci una via di uscita, cercando di limitare i danni il più possibile. Ad esempio, fai in modo che ci sia un referente della sicurezza interno, se possibile all'azienda. Fai in modo che le procedure siano definite e conosciute. La sicurezza non deve diventare il regno del solo referente interno che conosce tutto. Devono esistere delle procedure scritte, formalizzate e condivise. Pensa che ogni giorno sia l'ultimo. Questa frase è un po' forte come affermazione, ma se davvero ragioni così funziona. Fai il meglio per essere sicuro di fronte ad ogni revisore interno o esterno. Questo è facile come affermazione, ma non è sempre nella realtà. Stai veramente facendo tutto il possibile per controllare il sistema? Fai in modo di perdere il minor tempo possibile nella gestione e occupati maggiormente del controllo e governo del modello. Attenzione, per fare questo però ti serve un concetto autorizzativo che supporti questa affermazione e ti permetta di farlo realmente. Domandati sempre se puoi fare di meglio. Vuoi altri contenuti di questo tipo? Ti sono utili i nostri contenuti? Iscriviti al canale YouTube. A presto, ciao!